Ciao a tutti e benvenuti. In questo 11° video del corso sulla Visual J Forex concludiamo la programmazione della strategia iniziata nei precedenti video e facciamo un backtest con la J Forex. Ovviamente se avete perso gli altri video mettete in pausa e andate a vederli. Trovate i link qui in alto a destra e sotto in descrizione. Altrimenti se li avete già visti aprite la Visual J Forex e ci vediamo subito dopo la sigla. Negli scorsi video abbiamo per prima cosa filtrato il time frame ed il periodo necessari alla strategia. Subito dopo abbiamo inserito i blocchi per la raccolta dei dati necessari per l'identificazione dei setup di ingresso a mercato ed infine abbiamo programmato le condizioni di apertura per gli ordini buy e sell. Proseguiamo quindi da dove ci eravamo fermati inserendo i blocchi conclusivi necessari per l'apertura degli ordini. Per permettere alla strategia di aprire degli ordini a mercato dobbiamo usare i blocchi Open at Market che troviamo nella sezione Component e nella sottosezione Trading. Il blocco che ci interessa è il terzo dall'alto, per cui trasciniamone due nel workspace sotto i blocchi If, uno per il Buy e uno per il Sell. Ok, ora espandiamo i blocchi e vediamo quali variabili sono richieste. Come prima cosa impostiamo il tipo di ordine da eseguire, per cui nel blocco messo sulla sinistra lasciamo l'impostazione Buy, mentre in quello di destra impostiamo Sell usando il menu a tendina. La prima variabile che definisce il blocco è quella relativa allo strumento e anche qui vediamo che è già inserita la variabile Default Instrument che abbiamo già impostato su GBP USD. La seconda variabile è relativa alla dimensione dell'operazione, cioè a quanti lotti comprare o vendere. Anche in questo caso è già inserita la variabile di default chiamata Default Trade Amount. Se clicchiamo sulle tre lineette, vediamo che la variabile è già impostata su un valore di 0.001, che corrisponde ad un microlotto, come da specifiche della strategia, ed il campo Global è impostato su True, per cui abbiamo la possibilità di modificare la size dell'operazione durante i backtest o nel momento in cui lanciamo la strategia su un conto di trading. Su questa variabile non sono necessarie modifiche, per cui possiamo chiudere e passare alla successiva che è relativa allo slippage. Anche qui è già presente una variabile di default, impostata su 5 pip, per cui va bene così e possiamo chiudere. Poi eventualmente il valore si può modificare in quanto anche qui il campo global è impostato su true. Passiamo alle variabili relative allo stop loss e al take profit. Le variabili di default che vediamo già inserite sono impostate sui valori di 25 e 50 pip. Riguardando però le specifiche della nostra strategia, vediamo che il take profit deve corrispondere al prezzo della banda di Bollinger Media, mentre lo stop loss deve essere la metà del take profit. Per cui queste variabili non vanno bene. I valori corretti di take profit e stop loss dobbiamo quindi calcolarli noi e dobbiamo farlo prima dell'apertura delle posizioni. Partiamo dal take profit. Sappiamo che il prezzo a cui posizionare il take profit deve essere lo stesso del prezzo della banda di Bollinger Media. Per procedere inseriamo allora due blocchi assign che troviamo sulla destra nella sezione Component e sottosezione Mathematical e posizioniamone due nel workspace. I blocchi assign assegnano molto semplicemente un certo valore ad una certa variabile. Per cui cominciamo con inserire nel primo campo di entrambi i blocchi la variabile middle band che contiene il valore della banda di Bollinger Media, mentre nel secondo campo dobbiamo creare le due variabili che conterranno il valore del take profit. Nel blocco dedicato agli ordini buy creiamo quindi una variabile di tipo double e la chiamiamo take profit buy e diamo il valore iniziale 0, mentre nel secondo blocco relativo agli ordini sell facciamo la stessa cosa ma chiamiamo la variabile take profit sell. Infine colleghiamo questi due blocchi ai blocchi if che li precedono. Bene, ora pensiamo allo stop loss. Lo stop loss lo calcoliamo a partire dal take profit e sappiamo che deve essere la metà di quest'ultimo. Dovendo fare un calcolo matematico usiamo il blocco calculation expression che troviamo sempre nella sottosezione matematica e ne posizioniamo due nel workspace. Cominciamo dal buy. Sapendo che lo stop loss deve essere la metà del take profit in termini di distanza dal prezzo di apertura dell'ordine,
e sapendo che gli ordini vengono posizionati in apertura di barra, inseriamo nel primo campo il prezzo di apertura della candela 0, cioè quella che si è appena aperta, e nel secondo campo la variabile Take Profit Buy. Ora, per calcolare lo stop loss, semplicemente sottraiamo al prezzo di apertura la metà della distanza tra il take profit e il prezzo di apertura. Per finire, nella sezione Output Value, creiamo una variabile e la chiamiamo Stop Loss Buy. La stessa cosa la facciamo per lo stop loss per gli ordini sell, per cui inseriamo le due variabili, inseriamo la formula matematica per il calcolo del valore dello stop loss e infine creiamo la variabile. Bene, a questo punto non ci rimane che collegare tutti i blocchi tra di loro ed inserire le variabili del take profit e dello stop loss all'interno dei rispettivi campi nei blocchi Open at Market. Prima però è necessario cambiare l'impostazione nella sezione Settings da pip a price, in quanto non stiamo più definendo i pip di distanza delle due variabili dal prezzo di apertura, ma stiamo definendo esattamente il prezzo a cui posizionare il take profit e lo stop loss. Ora che abbiamo collegato tutti i blocchi e inserito tutte le variabili, la nostra strategia è finalmente completa. Ripercorriamola velocemente per vedere come l'abbiamo strutturata. Subito dopo lo start point abbiamo inserito due blocchi if per filtrare il time frame e lo strumento su cui lavorare. Subito dopo abbiamo inserito tutti i blocchi necessari per acquisire le informazioni necessarie per la verifica delle condizioni di apertura. Condizioni che abbiamo incluso subito dopo utilizzando una sequenza di blocchi if. Fatto questo, abbiamo calcolato i valori da assegnare alle variabili di stop loss e take profit ed infine, per chiudere la strategia, abbiamo messo i due blocchi per l'apertura degli ordini nel mercato, uno per il buy e uno per il sell. Ottimo! Ora che abbiamo concluso la strategia è finalmente possibile testarla per vedere in prima battuta se lavora in modo corretto e poi per analizzarne i risultati. A proposito dei risultati, vi ricordo che, come ho già detto in uno scorso video, questa strategia non è stata pensata per ottenere dei profitti, ma per essere utilizzata come esempio per aiutarvi nello sviluppo delle vostre strategie. Per cui non usatela così com'è in un conto di trading, soprattutto se reale. Prima di testare la strategia dobbiamo esportarla in linguaggio Java per poterla utilizzare nella JForex. Per cui torniamo sulla piattaforma e in File andiamo su Export e selezioniamo Java. Diamo l'ok al messaggio che compare e salviamo la strategia nella cartella che preferiamo. Poi ripetiamo la procedura ma selezioniamo VFS per salvare la strategia anche nel linguaggio della Visual JForex, in modo da poterla eventualmente modificare in futuro. Ora che abbiamo salvato la strategia, possiamo passare alla JForex. Nella JForex apriamo per prima cosa la sezione dedicata alle strategie, per cui andiamo in alto su View e mettiamo la spunta sulla voce Strategie. Fatto questo, in basso compare la sezione in cui possiamo caricare tutti i nostri trading system. Per caricare la nostra nuova strategia, clicchiamo sull'icona della cartella e andiamo a cercare la cartella in cui l'abbiamo salvata. Dopodiché la selezioniamo e clicchiamo su Aprire. Bene, ora il nostro nuovo trading system è caricato nella JForex e possiamo testarlo. Per fare un backtest andiamo sul nome della strategia, clicchiamo col pulsante destro del mouse e selezioniamo Test per aprire la finestra chiamata Tester Storico e passare al settaggio delle condizioni di test. Per prima cosa spuntiamo la voce Modo visuale sulla sinistra. In questo modo, mentre la piattaforma fa il backtest, possiamo vedere il grafico dello strumento finanziario e le operazioni che si aprono e chiudono e possiamo verificare che sia tutto ok. Se non spuntiamo questa voce, il backtest viene comunque svolto, ma non possiamo vedere il grafico, col vantaggio però che il backtest sarà più veloce. Ora selezioniamo lo strumento su cui vogliamo operare cliccando su Strumenti e andando a cercare il Cross GBP USD. Questa operazione serve per indicare alla JForex qual è lo strumento finanziario del quale deve scaricare il database con i dati storici. Se clicchiamo sul pulsante Conto, possiamo impostare i vari parametri relativi al conto di trading su cui simulare la strategia. Preoccupiamoci di impostare la valuta su euro, mentre il resto possiamo lasciarlo così com'è. Un po' più a destra dobbiamo selezionare il periodo storico su cui testare la strategia. Selezioniamo quindi dal menu a tendina la voce 6 mesi precedenti per eseguire il backtest negli ultimi 6 mesi.
Ancora più a destra possiamo scegliere con quale precisione temporale fare la simulazione storica scegliendo tra ticks, dove quindi vengono presi in considerazione tutti i tick, un minuto, un'ora e giornaliero. Ovviamente se scelgo tick ottengo la simulazione più precisa, ma il backtest sarà molto lento, mentre se scelgo giornaliero il backtest sarà molto veloce ma anche molto impreciso. Il consiglio è di scegliere sempre il livello di precisione adeguato alla tipologia di strategia che stiamo testando e al suo time frame di riferimento, in modo da avere il miglior compromesso tra velocità e precisione. Noi per questa strategia vogliamo la precisione massima, per cui scegliamo ticks. Per finire, nell'ultimo menu a destra lasciamo processare tutti i tick, per considerare tutti i tick e ottenere la simulazione più fedele alla realtà. Ovviamente anche qui si possono scegliere settaggi diversi a seconda della precisione che mi serve e del tempo che voglio impiegare per ottenere i risultati. Bene, ora che è tutto impostato possiamo cliccare sul pulsante play per aprire la finestra in cui è possibile impostare le variabili libere della strategia. All'interno di questa finestra è possibile modificare l'impostazione di tutte le variabili di default incluse nel nostro trading system. Vi ricordate il campo global impostato su true all'interno delle finestre delle variabili? Ecco, qui potete modificare il valore di quelle variabili proprio perché global era impostato su true. Se nella variabile default instrument, ad esempio, avessimo impostato la voce global su false, qui non comparirebbe e non potremo modificare lo strumento finanziario. Dal momento che tutte le variabili sono già impostate correttamente, possiamo avviare il backtest cliccando su eseguire. All'apertura del grafico dello strumento finanziario e all'avvio del backtest possiamo inserire le bande di Bollinger in modo da verificare che tutto funzioni correttamente in accordo con le specifiche della strategia. A questo punto andiamo direttamente alla conclusione del test e all'apertura del report generato dalla Visual JForex. Questo report contiene tutte le informazioni relative al backtest, comprese tutte le operazioni aperte e chiuse nel periodo in esame. Purtroppo però questo genere di report è molto difficile da leggere e interpretare ed è praticamente impossibile capire come ha performato la strategia. Allo scopo possiamo utilizzare la Quant Analyzer, un software utilissimo del quale ho parlato in uno scorso video. Ci basta infatti caricare il report della strategia per poterne vedere l'equity e poterla analizzare. Osservando l'equity vediamo chiaramente come questa non generi profitto e non sia utilizzabile su un conto di trading. A questo punto dovremmo chiederci se fosse possibile ottenere risultati migliori senza modificare le logiche di funzionamento del trading system, ma semplicemente modificando i valori delle variabili su cui si basa, come ad esempio i parametri delle bande di Bollinger, che però, come abbiamo visto, non sono modificabili dalla JForex, ma è necessario andare a modificarli utilizzando la Visual JForex. Bene, nel prossimo video vedremo com'è possibile generare delle nuove variabili libere per permetterci di verificare qual è il miglior set di parametri da utilizzare con la nostra strategia. Vedremo anche com'è possibile delegare alla JForex il compito di variare questi parametri uno alla volta per trovare il set più performante. Ovviamente se non vuoi perderti il prossimo video iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per ricevere la notifica non appena lo pubblicheremo. Inoltre se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile ti chiedo di lasciare un like per supportarci e come sempre ti ringrazio per aver visto il video ed essere rimasto fino alla fine. A presto!